Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è il mio primo video, sono molto emozionata, è molto difficile per me, che sono una persona introversa, parlare così, farsi vedere e mettersi così in gioco, però non potevo farne a meno perché devo parlare assolutamente con qualcuno del nuovo libro che mi hanno regalato per Natale. Allora, il libro è questo. Patterns of Fashion 2 è un libro di Janet Arnold, è scritto negli anni 60. Allora, è un libro che parla e fa vedere i cartamodelli relativi al periodo 1860-1940, vestiti da donna inglesi principalmente. In realtà sarebbe meglio dire abiti posseduti da donne britanniche, con ispirazione spesso francese. Sono impazzita per questo libro perché ho iniziato ad addentrarmi in questo mondo che è quello del costume storico ed è molto difficile trovare delle fonti, cioè cosa voglio dire, come ci si vestiva nel periodo 1880 in Inghilterra? Beh, è molto difficile perché dire questa cosa è come non dire nulla, nel senso stiamo parlando di quale classe sociale, che periodo della giornata, che evento, che periodo dell'anno, ognuna di queste, insomma, di queste scelte che vengono fatte nella realizzazione di un vestito porta un peso forte su quello che verrà realizzato alla fine. Oltre a tutto questo, anche trovare effettivamente un vestito, poterlo guardare da tutte le angolazioni, capire qual è la stoffa di cui è composto, qual è la composizione che c'era al di sotto del vestito, è estremamente difficile, almeno per me che vivo in una piccola città dove non ho musei da visitare, non posso trovare davvero delle fonti concrete, cioè guardare effettivamente un vestito dell'epoca. E neanche biblioteche molto fornite, anzi per nulla. Questi libri sono spesso in inglese, come questo, ed è difficilissimo trovarli qui. Quindi ho cercato un po' su internet, devo dire che alcuni musei americani ed inglesi hanno moltissime fonti, nel senso che trovo proprio delle fotografie, degli archivi, anche delle riviste se vogliamo del periodo, che possono aiutare a farsi un'idea o comunque ad ispirarsi o a copiare uno di questi vestiti. Mentre cercavo queste cose su internet mi sono addentrata un po' nei libri, ecco, da questo punto di vista. Scusate. Ed ho trovato questo libro di cui parlano in tantissime sarte molto più esperte di me, che è composto da adesso 5 volumi, ma inizialmente da 2, uno del periodo precedente al 1860 e questo che mi hanno regalato che va dal 1860 al 1940, come dicevo all'inizio. Allora, che cosa ha di bello questo libro? Che risale davvero alla fonte, cioè non è un'interpretazione di Janet Arnold del vestito, ma è proprio com'è il vestito, nel senso, questa studiosa del costume cosa ha fatto negli anni 60? È andata in dei musei, poi per chi ha il libro, chi lo vorrà comprare, non lo so, trovate all'inizio tutte le descrizioni, tutte diciamo le fonti, dove è stata, il museo, eccetera eccetera. Questo libro praticamente questo libro ha 2 sezioni, una sezione in cui lei prende dei cartamodelli dell'epoca, cioè che erano già dei cartamodelli all'epoca che servivano alle donne appunto per realizzare i loro vestiti, ma la cosa più, secondo me, divertente, più bella, è che Janet Arnold è andata in questi musei o in queste collezioni private dove c'erano questi abiti del periodo e ha potuto ricreare dei cartamodelli, degli schemi per realizzare quei vestiti. Ora cerco di farvi vedere. Questo è uno, per esempio, ma ce ne sono tantissimi che vengono descritti in ogni parte nei materiali, nel processo di realizzazione. Questi sono tutti gli appunti che lei ha preso durante i suoi studi
e sono utilissimi per realizzare effettivamente un vestito che sia il più possibile accurato. Dico il più possibile accurato perché anche la stessa Janet Arnold dice che comunque anche queste, nonostante siano prese da dei vestiti esistenti, sono un po' delle interpretazioni. Perché? Perché comunque questi vestiti vengono da tantissimo tempo fa, quindi i materiali possono essersi rovinati, possono nel tempo in cui sono stati trovati, collezionati eccetera, possono aver subito delle trasformazioni di qualche tipo, e quindi diciamo che è comunque il più vicino possibile a come poteva essere all'epoca un vestito. Dal punto di vista tecnico, nel senso per cercare di creare questi vestiti, io al momento sto analizzando uno solo di questi vestiti perché mi ero ripromessa di realizzare un vestito della fine dell'Ottocento, diciamo il decennio del 1880, più o meno 80-90, e quindi ho trovato un vestito relativo che si trova a pagina 38, che è questo. È composto da una giacca, una gonna a 2 strati con una base più semplice e una parte che va sopra a creare un drappeggio. Quindi ho iniziato, diciamo, a vedere come è fatto il cartamodello. Ora, al contrario dei cartamodelli industriali, questo tipo che si trovano adesso, quindi che hanno tutte le taglie, tutte le indicazioni, questo tipo di cartamodelli non è così. Essendo preso da un vestito esistente, questo cartamodello ha le misure di quel vestito. Quindi, oltre a dover riadattare, nel senso dover scalare questo vestito che troviamo sul libro, per indossarlo realmente c'è bisogno di fare delle modifiche affinché il vestito ci calzi. Quindi adattare la misura del seno, della vita e così via, per renderlo un vestito indossabile da un cliente o da noi stessi. Un'altra difficoltà che ho trovato nel libro è quella che purtroppo l'unità di misura è in pollici, che Janet Arnold trovava semplicissimo come metodo dato che era una donna inglese, ma che per noi diventa molto complicato, nel senso bisogna comunque fare dei calcoli per passare dai pollici ai centimetri, oppure lavorare direttamente in pollici, cosa che per me, ci ho provato, è impossibile. Non riesco proprio a capire il senso delle frazioni che vengono inserite all'interno di queste misure. Quindi niente, io sono incredibilmente felice di avere questo libro e niente, spero, ero un po' stanca di parlarne solo con i miei amici e assillarli sulla qualità di questo libro, su quanto fosse importante arrivare alla fonte, quindi ho deciso di fare questo video. Spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se volete potete commentare questo video, farmi delle domande, possiamo parlarne insieme quanto volete e questo. Quindi spero di caricare questo video entro la fine del 2019, nel caso vi auguro un buon anno e continuate a seguirmi, a presto!